L'incontro con Gesù ci chiama a vivere due atteggiamenti, che sono fondamentali e che ci permettono di diventare Suoi discepoli. Il primo atteggiamento, ascoltare la parola. Secondo atteggiamento, vivere la parola. Prima ascoltare, perché tutto nasce dall'ascolto, dall'aprirsi a Lui, dall'accogliere il dono prezioso della Sua amicizia. Ma poi è importante vivere la parola ricevuta per non essere ascoltatori vani che illudono se stessi, per non rischiare di ascoltare soltanto con le orecchie senza che il seme della parola scenda nel cuore e cambi il nostro modo di pensare, di sentire, di agire. E questo non è buono. La parola che ci viene donata e che ascoltiamo chiede di diventare vita, di trasformare la vita, di incarnarsi nella nostra vita. Questi due atteggiamenti essenziali, ascoltare la parola e vivere la parola, possiamo contemplarli nel Vangelo che è stato appena proclamato. Anzitutto, ascoltare la parola. L'Evangelista racconta che tanta gente accorreva da Gesù e la folla gli faceva resa attorno per ascoltare la parola di Dio. Cercano Lui, hanno fame e sete della parola del Signore e la sentono risuonare nelle parole di Gesù. Dunque, questa scena che si ripete tante volte nel Vangelo ci dice che il cuore dell'uomo sempre è alla ricerca di una verità capace di sfamare e saziare il suo desiderio di felicità. Che non possiamo accontentarci delle sole parole umane o dei criteri di questo mondo, dei giudizi terreni. Sempre abbiamo bisogno di una luce che venga dall'alto a illuminare i nostri passi. Abbiamo bisogno di un'acqua viva che possa dissetare i deserti dell'anima. Abbiamo bisogno di una consolazione che non deluda perché proviene dal cielo e non dalle effimere cose di qua giù. In mezzo allo stordimento e alla vanità delle parole umane, fratelli e sorelle, c'è bisogno della parola di Dio. La parola di Dio, l'unica che è bussola per il nostro cammino, l'unica che tra tante ferite e smarrimenti è in grado di ricondurci al significato autentico della vita. Fratelli e sorelle, non dimentichiamo questo. Il primo compito del discepolo, noi tutti siamo discepoli, il primo compito del discepolo non è quello di indossare l'abito di una religiosità esteriormente perfetta, di fare cose straordinarie o impegnarsi in imprese grandiose, no? Il primo compito, il primo passo invece consiste nel sapersi mettere in ascolto dell'unica parola che salva, quella di Gesù. Come possiamo vedere nell'episodio evangelico, quando il Maestro sale sulla barca di Pietro per distanziarsi un po' dalla riva e così predicare meglio alla gente. La nostra vita di fede inizia quando umilmente accogliamo Gesù sulla barca della nostra esistenza, gli facciamo spazio, ci mettiamo in ascolto della sua parola e da essa ci facciamo interrogare, scuotere e cambiare. Allo stesso tempo, fratelli e sorelle, la parola del Signore chiede di incarnarsi concretamente in noi, perciò chiamati a vivere la parola. Soltanto la parola, senza viverla, ci fa diventare come pappagalli, che si dicono ma non si capisce e non si vive. Infatti, dopo che ha finito di predicare alle folle della barca, Gesù si rivolge a Pietro e lo esorta a rischiare scommettendo su questa parola. Prende il largo
e gettate le vostre reti per la pesca. La parola del Signore non può restare una bella idea astratta o suscitare soltanto l'emozione di un momento. Essa ci chiede di cambiare il nostro sguardo, di lasciarci trasformare il cuore a immagine di quello di Cristo. La parola ci chiama a gettare con coraggio le reti del Vangelo in mezzo al mare del mondo, correndo il rischio, correndo il rischio di vivere l'amore che Lui ci ha insegnato e ha vissuto per primo. Anche a noi, fratelli e sorelle, il Signore, con la forza bruciante della Sua parola, chiede di prendere il largo, di staccarci dalle rive stagnanti delle cattive abitudini, delle paure e delle mediocrità, per osare una nuova vita. La mediocrità piace al diavolo, perché entra lì e ci rovina. Certo, gli ostacoli e le scuse per dire di no non mancano mai, ma guardiamo ancora all'atteggiamento di Pietro. Pietro veniva da una notte difficile, in cui non aveva pescato nulla, era arrabbiato, era stanco, era deluso. Eppure, invece di rimanere paralizzato in quel vuoto e bloccato dal primo fallimento, dice: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola, cioè sulla tua parola, getterò le reti. Sulla tua parola getterò le reti. E allora accade l'inaudito, il miracolo di una barca che si riempie di pesci fino a quasi ad affondare, quasi ad affondare. Fratelli e sorelle, dinanzi a tanti compiti della nostra vita quotidiana, davanti alla chiamata che tutti avvertiamo a costruire una società più giusta, ad andare avanti sulla via di pace e del dialogo, questo dialogo che qui in Indonesia da tempo è stata tracciata, questa via, che possiamo sentirci a volte inadeguati, sentire il peso di tanto impegno che non sempre porta i frutti sperati, oppure dei nostri cuori che sembrano arrestare il cammino. Ma con la stessa umiltà e la stessa fede di Pietro, anche a noi è chiesto di non restare prigionieri dei nostri fallimenti. E questa è una cosa molto brutta, perché i fallimenti ci prendono e noi possiamo diventare prigionieri dei fallimenti. No, per favore, non restare prigionieri dei nostri fallimenti. E invece di rimanere con lo sguardo fisso sulle nostre vuote, sulle nostre rete vuote, di guardare Gesù e fidarsi di Lui. Non guardare le tue rete vuote, guarda Gesù, guarda Gesù. Lui ti farà camminare, Lui ti farà andare bene. Fidati di Gesù. Sempre possiamo rischiare di prendere il largo e gettare nuovamente le reti, anche quando abbiamo attraversato la notte del fallimento, il tempo della delusione in cui non abbiamo preso nulla. Adesso farò un piccolo silenzio e ognuno di voi pensi ai propri fallimenti. E guardando questi fallimenti rischiamo, andiamo avanti col coraggio della parola di Dio. Santa Teresa di Calcutta, della quale oggi celebriamo la memoria e che instancabilmente si è presa cura dei più poveri e si è fatta promotrice di pace e di dialogo, diceva: quando non abbiamo nulla da dare, diamogli quel nulla. E ricorda, anche se non dovessi raccogliere niente, non stancarti mai di seminare. Fratello e sorella,
non stancarti mai di seminare, perché quello è vita. Questo, fratelli e sorelle, vorrei dire anche a voi, a questa nazione, a questo meraviglioso e variegato arcipelago. Non stancatevi di prendere il largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. Vi hanno detto che voi siete un popolo sorridente? Non perdere il sorriso, per favore, e andare avanti. E siate costruttori di pace, siate costruttori di speranza. Questo è il desiderio espresso di recente dai vescovi del Paese e augurio che anche io vorrei rivolgere a tutto il popolo indonesiano: camminare insieme per il bene della società e della Chiesa. Siate costruttori di speranza, sentite bene, siate costruttori di speranza, quella speranza nel Vangelo che non delude mai e che ci apre alla gioia senza fine. Grazie tante.